Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Ci siamo accorti che uno dei nostri video sul panettone gastronomico era veramente obsoleto, nel senso era verticale, non si sentiva, giustamente le persone non l'hanno guardato. Allora, a questo punto ho deciso di rifare completamente tutto il video e la ricetta. Quindi panettone gastronomico. Panettone gastronomico. Allora, andiamo subito ad elencare gli ingredienti. Abbiamo 500 grammi di farina. Io uso una farina per grandi lievitati. Se non la trovate, usate la Manitoba, ok? 2 cucchiaini da caffè rasi di sale, mezzo cubetto di lievito, poi abbiamo un uovo intero e un uovo e solo un tuorlo, quindi uno intero e solo un tuorlo di uova, come vedete, grandi, ok? 80 grammi di burro fatto già a pezzettini in maniera che così è più, si ammorbidisce di più, perché poi dopo vi faccio vedere come andrà messo. 210 grammi di latte scremato. Io a parte ho usato un buon burro, un burro piuttosto grasso, tipo il bavarese, il danese, quindi per questa ricetta quello a basso contenuto di colesterolo purtroppo meglio di no. Dicevo 210 grammi di latte scremato, perché visto che c'è il burro Cremato. che è cremato, insomma, voglio dire cremato, io vuol dire cremato, vabbè, lasciamo stare che te possino. Poi 2 cucchiai di zucchero, ok? Allora, dobbiamo immediatamente andare a sciogliere il lievito dentro al nostro latte. Quindi mi raccomando, il latte tiepido, non vi dico a temperatura ambiente, perché se la temperatura del vostro ambiente è come quella del nostro ambiente non va bene, 12 gradi, tipo 13 gradi. E andiamo a sciogliere il lattuccio con il lievito, o meglio il lievito nel lattuccio. Poi vi serviranno anche degli stampi, ecco, quelli da panettone vanno benissimo. L'unica cosa, ragazzi, è che qua sotto lo stampo da panettone è forato, quindi potrebbe, non dico che è per forza così, potrebbe magari fuoriuscire leggermente un pochino il burro e vi fa un fumo terribile per tutta la cucina. Allora, voi che cosa fate? Poi, insomma, cambia anche il sapore del panettone gastronomico. Voi carini, invece di metterli sulla gratella, li mettete sulla teglia con sopra un foglio di carta da forno, così evitiamo, no, che anche se fuoriesce un pochino di burro vi possa affumicare forno e cucina. Se non avete una planetaria, non è importante, potete fare tutto a mano. Io adesso velocizzo i tempi con la planetaria, mi sembra ovvio, però se volete farlo a mano non fate altro che fare gli stessi passaggi e poi impastare prima con una spatola e poi con le mani. Ok, non voglio fare troppo rumore, perché mi sono accorta che nell'altro video ho fatto un macello E poi si lamentano. e c'hanno ragione. Vado a mettere il mio lattuccio lievitato. Ok, il sale mi raccomando sempre per ultimo, ok? Questo lo togliamo, onde evitare. Mettiamo anche lo zucchero, i 2 cucchiai, come vi ho detto prima, 2 cucchiai da minestra rasi, e andiamo in planetaria con il gancio a foglia, non quello per l'impasta, no, perché c'è anche l'altro gancio, Sì. no? Quello fatto a forma di uncino, diciamo, non quello, ok? Ci vediamo là. Ok, a questo punto l'ho mandata avanti per un paio di minuti. A questo punto metto le uova, uno intero, ricordo, e un tuorlo. Rimpasto per un paio di minuti. Ecco, io la spengo, ma voi non la spegnete, mi raccomando, ok?
i fiocchetti di burro, quelli ammorbiditi di prima. Ne mettete un pezzettino per volta, ok? E intanto mandate avanti la planetaria fino a che non viene assorbito totalmente il burro, ci vorranno un 5 minuti almeno, ok? Mi raccomando, è importante, non mettetelo tutto insieme, un pezzetto per volta. A questo punto sicuramente si è appiccicato un pochino il composto sulle pareti della planetaria, quindi con una spatola togliamo tutta la parte che si è appiccicata e intanto vado a mettere il sale e lo rimandiamo avanti per altri 5 minuti. Eccolo, guardate che bell'impasto, deve essere così soffice, leggermente appiccicoso, ok? Adesso noi che cosa facciamo? Lo lasciamo qui, ci mettiamo la pellicola e lo lasciamo lievitare per 2 ore, temperatura ovviamente calda, quindi se avete come noi una casa fredda, accendete un pochino il forno, lo spegnete, lasciate solo la luce accesa e lo mettete nel forno. Mi raccomando, non più di 26-28 gradi, Grazie. Eccoci qua con il mio treppiedi messo un po' così. Vi volevo far vedere l'impasto com'è ben lievitato. A questo punto che dobbiamo fare? Semplicemente metterlo sul nostro piano da lavoro con un pochino di farina e stenderlo, poi dividerlo in 2 parti. Vi faccio vedere. Lo togliamo dalla pellicola, mettiamo un po' di farina sul piano da lavoro, rovesciamo così, vedete com'è bello soffice? Ecco, questa è la consistenza che dovete avere. Lo stendiamo dello spessore di 1 centimetro più o meno. Dovrebbe risultare una sorta di rettangolo che noi andremo a dividere in 2, come vi ho detto poc'anzi. Quindi prendo un coltello, lo divido esattamente a metà, grammo più grammo meno, ragazzi, voglio dire, e poi faccio le pieghe in questo modo, ok? Avete visto? Ho piegato prima a portafoglio, diciamo così, e poi ho ripiegato in questo modo a metà. Ora facciamo questo, cioè ma le aperture cerchiamo di rinfilarle sotto, ok? Prendiamo i nostri stampi, eccoli qua. Scusate il rumore della carta, ma è inevitabile. Mettiamo il nostro impasto qui dentro, eccolo, vedete? Esattamente al centro, e così senza coprirlo, intanto io faccio quest'altro, così vedete esattamente come ho fatto, a metà e a metà, così. Poi lo piego in sotto e anche qui mando le pieghe sotto. Ok? Dicevo, anche questo metteremo nello stampo e lo lasciamo così per 3 ore. Ok, in forno preriscaldato e spento con la luce accesa. A dopo. Eccoli qua ragazzi, sono lievitati, vi ricordate erano una pallina appena. Io ho preso le forme più grandi, quindi se voi volete farli arrivare fino in alto prendete quelli da mezzo chilo più o meno,
ok? Queste, se non erro, sono da 1 chilo l'una. Detto ciò, 170 gradi, forno statico per 45 minuti circa. Se per caso vedete che dopo una ventina di minuti, 25, la sommità, questa qui, dei vostri panettoni gastronomici diventa troppo scura, non fate altro che coprirla con un foglio di carta argentata, d'accordo? Ci vediamo tra 45 minuti circa. Eccoli qua ragazzi, sono pronti appena usciti dal forno. Qui ovviamente ho fatto la prova a stecchino perché è bene doveroso farla sempre, e adesso li facciamo raffreddare completamente e poi li togliamo dall'incarto, li facciamo esattamente come vogliamo. A dopo. A dopo. Allora, eccoci qua, li abbiamo tolti dalla carta. A questo punto andiamo a farli a fette. Quindi iniziamo dalla parte superiore, togliamo la carottina. Quindi dobbiamo fare dei dischi praticamente. Guardate che belli. Sì, dobbiamo fare dei dischi. Ora io questi li farcirò a modo mio, ma Certo, ognuno ci può mettere dentro quello che vuole. esattamente. E vi posso assicurare che anche se vengono un pochetto storti sono spettacolari. Ma poi io penso che sia anche la soddisfazione di averli fatti Sì, con le proprie mani in casa. sì, sì. Quindi noi ne faremo alcuni col salame, Con bresaola e rughetta e maionese allo yogurt. Quindi ne facciamo un po' light, un po' assolutamente no. E un po' con il tonno e maionese, un po' con prosciutto cotto e sottilette, un po' con i nostri funghi ragazzi, perché voi dovete sapere che noi facciamo i funghi in casa. c'ho anche la balletta dei funghi, ve li faccio vedere. Ieri sera ho preso i miei 2 funghetti, li ho fatti a fettine, li ho cotti con un pochino di olio e un pochino di sale, li userò insieme alle sottilette per fare i tramezzini. Ok, li riempiamo tutti e ci vediamo dopo. Però guardate che meraviglia, guardate. Sì, è vero. Non sono secchi come quelli che si comprano al supermercato, diciamo. A tra poco. A tra poco. Ragazzi, guardate che belli. Pieni di colori e pieni di sapori. Sì, devo dire che stanno venuti molto bene, Li abbiamo fatti in tutti i modi, ma si possono fare anche in altri tantissimi modi. Sì. Anche dolci, perché poi uno lo può fare anche con Nutelle o creme spalmabili. Sì, perché poi alla fine il pan brioche è abbastanza dolce come sapore. Voglio farveli vedere dentro però, Che meraviglia. Che ne dite? La perfezione. Sono belli riempiti? Eh sì, decisamente sì. Come dice Irene. Ragazzi, io non assaggio perché Li mangeremo poi. li mangeremo poi. Provate a fare questa ricetta perché è veramente, veramente bella Buona. e buona. Buona Che ancora non lo bello. so perché quindi Lo sai, lo sai. lo so. Ragazzi, ci vediamo alla prossima ricetta. Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao.